Ciao amanti della pizza, io sono Gigi Attanasio e insegno a fare la pizza napoletana in casa per contribuire a creare i vostri momenti di gioia e di condivisione attraverso la pizza e per cambiare per sempre la vita delle persone. Quanti di voi, dopo aver fatto una pizza con l'Unicoda, si sono pentiti della scelta fatta e magari avrebbero preferito comprare un altro forno? O quanti di voi, in procinto di acquistare un Unicoda, hanno cambiato idea in seguito alle recensioni e a qualche fotografia vista in giro? Ed è così che sono nati i 7 segreti per una cottura perfetta con l'Unicoda. Seguite questo video fino alla fine per non perdervi nemmeno uno dei segreti. Segreto numero 1: impasto e idratazione. Il segreto per una pizza perfetta con l'Unicoda passa attraverso l'impasto e l'idratazione. L'Unicoda monta una pietra in cordierite e la cordierite tende a bruciare, soprattutto ad alte temperature, molto più facilmente impasti più idratati. Quindi vi posso consigliare di tenere l'idratazione intorno al 63%. Con l'idratazione al 63% eviterete di bruciare la pizza, perché più alta è l'idratazione, maggiore è la quantità di acqua contenuta in un impasto e maggiore sarà il tempo necessario per cuocere bene la pizza, e quindi questo chiaramente porta il fondo della pizza a bruciarsi più facilmente. Segreto numero 2: dimensione. L'Unicoda è un forno che per sua conformazione preferisce pizze più piccole perché monta un bruciatore posteriore. L'Unicoda ha un bruciatore più simile a quello dell'ardore, ma montato posteriormente a livello della platea, ad altezza della pizza, per cui più piccola sarà la pizza e minori saranno le possibilità di bruciarla. Per avere un punto di riferimento, fate la pizza sempre un po' più piccola della pala dell'Unicoda. Assicuratevi che la pizza sia sempre magari tonda e abbastanza lontana dai bordi. Segreto numero 3: stesura. Non ci crederete, ma anche la stesura ha il suo ruolo, perché quando stendete una pizza dovete assicurarvi di distribuire l'impasto lungo il disco di pasta in maniera omogenea. Assicuratevi che non vi siano delle parti più sottili, perché con le parti sottili rischiate di andare a bruciare la pizza. Questo è il motivo. Più sottile è e più i condimenti possono penetrare facilmente, e quindi questo causa una bruciatura in quell'area specifica. Parlando di pomodoro e condimenti, il quarto segreto riguarda proprio i condimenti. Questa tipologia di forno concentra una grande potenza in uno spazio piccolo. Se noi andremo a riempire la pizza con tanti ingredienti, con tanti condimenti, il tempo necessario alla cottura sarà di sicuro maggiore, perché bisognerà asciugare una maggiore quantità d'acqua contenuta naturalmente in tutti gli ingredienti. Anziché mettere un cucchiaio e mezzo di pomodoro come fareste con l'ardore o con un forno più grande, qui potete limitarlo a un cucchiaio. Stessa cosa per la mozzarella, mettetene 60 grammi, in modo tale da bilanciare il tempo di cottura ed evitare di dover lasciare la pizza più tempo e quindi bruciarla. Segreto numero 5: la girata. Sinceramente vi sconsiglio di usare il palino per un motivo semplice: perché l'Unicoda è un forno molto leggero e quindi quando andate a girare con il palino piccolo, l'Unicoda rischia di muoversi dal supporto sul quale voi lo mettete. Girandolo col palino rischierete di far cadere il forno a terra. Diverso il discorso se utilizzate invece la pala da infornata e fate come ad esempio suggerisce Sergio Mura della Pizza Fatta in Casa, la tecnica dei quadranti. Quindi mettete la pizza in forno, dopo 30 secondi prendete la pala da infornata, la rinfilate dentro, tirate fuori la pizza e la girate un quarto, la rimettete dentro, altri 30 secondi, la girate un quarto e così via, in modo da assicurarvi di cuocere la pizza perfettamente lungo tutta la sua circonferenza. E adesso vi dico il segreto numero 6: la temperatura. Per coloro che hanno la pietra originale dell'Unicoda, quindi non il biscotto ma la pietra in cordierite, la temperatura non deve superare i 360 gradi centigradi. Questo perché la cordierite per sua natura
assorbe molto velocemente la temperatura ma la rilascia altrettanto velocemente. Quindi durante la cottura, soprattutto in caso di impasti molto idratati o impasti molto conditi, tende a bruciare in presenza di temperature più alte. Quando vi dicevo di tenere la dimensione più piccola, c'era un motivo fondamentale ed è relativo proprio alla struttura del forno. Il forno è fatto in questo modo: qua abbiamo la pietra, qua abbiamo il bruciatore e qua abbiamo la fiamma e qui abbiamo il deflettore. Nel momento in cui noi andiamo a mettere la pizza qui, l'area più vicina alla fiamma è quella più calda, quindi questa, per cui questa parte qui cuocerà prima e tenderà a bruciare la pizza qui sotto, ed è il motivo per cui quando fate le pizze sull'unicoda avete sempre quella bruciatura sotto che forma una corona. Per questo motivo dobbiamo fare due cose: andare ad abbassare la temperatura di quest'area e portarla direttamente a 360 gradi. In questo modo quest'area non brucerà più la pizza, ma dovremo anche diminuire la dimensione della pizza. In questo modo andremo a ridurre la possibilità di bruciarla. Nel caso di pizze più grandi non vi salva la bruciatura all'inizio, però vi permette di gestire le pizze meglio dopo. Potete sfruttare la parte esterna del forno e lasciare la pala qui per supportare la parte che fuoriesce. In questo modo avrete la pizza a distanza di sicurezza, ma questo lo potete fare soltanto dopo 30 secondi, quando già questa parte è un pochino cotta, altrimenti vi si attaccherà sulla pala. L'ultimo segreto, che si collega direttamente alla dimensione e alla temperatura, come abbiamo visto, è il segreto della cottura. E il numero magico per avere una cottura perfetta è 4 cm, e solo in questo modo riuscite ad avere una pizza perfetta senza bruciature. 4 cm di distanza dalla fiamma. Assicuratevi che la pizza non tocchi mai il deflettore, altrimenti si brucerà. Quindi si brucerà vicino al fuoco e si brucerà a contatto con il deflettore. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video e fatemi sapere che cosa ne pensate di questi 7 segreti e se vi sono stati utili per risolvere i problemi di cottura con l'unicoda. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per ricevere una notifica tutte le volte che caricherò un video nuovo, e carico almeno 2 video a settimana. Sono su Instagram e Telegram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. Se volete poi contribuire al canale, cliccate sul tasto abbonati accanto a quello iscriviti, oppure supportatemi su Patreon. Ed infine ricordate che c'è il mio corso di pizza su Udemy, The Art of Pizza Making, un corso in inglese che tradurrò presto, che però è disponibile gratuitamente per coloro che si abboneranno al canale. Cari amanti della pizza, ciao e alla prossima! Ciao amiche ed amici, in molti di voi mi hanno chiesto di chiudere la finestra. We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza.